Cosa vuol dire vivere davvero? Quando il corpo cambia, quando il ritmo cambia, quando il dolore è presente, quando non puoi più andare veloce, quando ti dicono che non guarirai, quando ti dicono che hai meno tempo di quello che pensavi. Io non lo so ancora. Sono in un camion nel deserto del Marocco. Forse lo trovo qui. Lui si chiama Romeo, è un MAN 19314 ed è la nostra casa da 3 anni. Marco guida, io guardo fuori dal finestrino. Siamo in Marocco, non è la prima volta che viaggiamo così, ma in ogni paese è come se fosse la prima. E bisogna sempre ricordarsi che Romeo pesa 16 tonnellate a pieno carico, quindi gli sforzi sono notevoli che lui compie. Stiamo arrivando alle porte del deserto. Si vede, eh? Già inizia a esserci sabbia. Era la prima volta per Romeo sulla sabbia e anche per noi con Romeo sulla sabbia è la prima volta. Quanto sei felice di stare in mezzo al deserto, Marco? Mamma mia, che bello! Mm. Che bello! Lo so, si vede, si vede. Le mie impronte. Finalmente, i piedi sulla sabbia. Questa pista che stiamo facendo è il collegamento che c'è tra il centro abitato di Mamid e l'Erg Shegaga. Erg perché è sabbioso e non roccioso. Se era roccioso si diceva Reg. Qui siamo a ridosso proprio del deserto di sabbia, di dune, dell'Erg Shegaga. Bello? Savana proprio qui. Savana proprio. E questo penso che quando piove diventa un terreno impraticabile perché è proprio fanghiglia totale. Qui sì. È una carovana composta da 3 cammelli davanti e 3 cammelli dietro e stanno andando in mezzo al nulla. Stiamo arrivando al primo auberge. Carino. Ci sono dei bambini che salutano e adesso ci fermiamo e li andiamo a salutare. Questi alberi qua, piccini, insomma, sono anche grandi. In realtà alcuni sono anche grandi. Sono velenosissimi. Fanno un frutto. Di che colore è il frutto, Marco? Qui, guardi? Verde. Che sembra buono in realtà. E invece no, è velenosissimo. Adesso vado a destra perché sennò prendo tutti i rami. Grosso quel ramo. È 12:30, per cui ci fermiamo per pranzo e poi si riparte. Ciao! Stiamo in mezzo alle dune. Ora siamo proprio in mezzo alle dune. Dolore! Ho dato una botta terrificante. Questo che si vede in lontananza è il lago Iriki. Si vede benissimo che è un lago, no? Ovviamente scherzo. Il nome Iriki deriva da un termine berbero che è Amazigh, non so se si pronuncia così ovviamente, che significa luogo dove si accumula l'acqua, praticamente una conca, quindi quando qui piove questa conca si riempie e diventa un lago. Ora dobbiamo seguire la linea tratteggiata verde, giusto? Sì. Dobbiamo seguire la linea tratteggiata verde e poi riprendiamo la traccia Da te non si vede niente.
e costeggiamo tutto quanto il deserto sabbioso e poi troveremo un posticino vicino alle dune per passare la notte. Fuori ci accompagna il tramonto, bellissimo, come solo Sara sa regalare. E intanto ci prepariamo la cena. Non riprendo mai mia moglie. Ma che fai con mio telefono? Ti riprendo. Grazie. Ciao. Ciao. Lasciamo questo posticino, siamo stati benissimo, 2 notti, ci siamo riposati e abbiamo dormito bene perché la sera la temperatura scende, fa fresco, si dorme splendidamente. Questa mattina sono arrivati dei vicini e laggiù penso che loro si fermeranno, noi però ormai ripartiamo. Siamo pronti? Pronti a partire. E niente, andiamo. Da qui in poi dobbiamo seguire la traccia con il navigatore, però vederlo proprio sul terreno. Che il navigatore non ti fa più le indicazioni, non ti dà più le indicazioni, adesso è solo da seguire la traccia. Ok. Salutiamo quindi l'ultimo auberge incontrato. Ciao. E procediamo. Ci sono passaggi che in camera non rendono. Vedi sabbia, vedi roccia, vedi Romeo che avanza. Non senti il peso. Non senti che sotto c'è la sabbia e che potremmo affondare. Non senti Marco che calcola ogni metro. Ecco, il viaggio è anche questo. Tutto quello che la camera non riesce a catturare e che noi dobbiamo decidere lo stesso. Questi sassi con il pallino arancione sono tutti lungo la strada perché segnano la pista. Ecco qua si vedono benissimo i segnali della pista da seguire. Non male questi 2 o 3 passaggi. Questo non è male. Hanno anche belle pietrone grosse grosse. Ok, il parancastro è su. Non ha neanche toccato. Fantastico, bravo Romeo. Vediamo dove ci porta questa strada. Dobbiamo decidere se passare a destra o a sinistra della palma. Vediamo. Marco? Destra? Destra. Ok. Dai, giochiamo un pochino, va? Grande Romeo. Marco è andato a chiedere. Vediamo. Allora? Posto? Ah sì? Sì, è libero qua. Ok, perfetto.
Andiamo a vedere. Perfetto. Andiamo a vedere, vediamo com'è la bolla. Ok, abbastanza. Vabbè, non siamo perfetti, però abbastanza. Ok, va bene così. Ok, dai, adesso ci riposiamo. Ah, sicuro, guarda. Siamo arrivati all'Oasi Sacra dopo una pista veramente impegnativa. Qui ci fermeremo un paio di giorni per riposarci. Anche questa sera il deserto ci regala un tramonto stupendo. Cosa tieni quando non puoi tenere tutto? Nel deserto ho capito che non puoi portarti dietro ogni cosa. Romeo ha 18 tonnellate di limite. Decidi cosa sale e cosa rimane a terra. Credo che funzioni così anche per il resto. Non tutto quello che hai vissuto ti appartiene per sempre. Alcune cose le lasci nel posto dove sono successe. E vai. Sei contento? Bravo Romeo. Bravo Romeo. Bravo anche tu. Qui qualcuno ci ha lasciato la ruota. Noi abbiamo cedato in Germania, per cui grazie, ma passiamo. Questo è il fiume Dra, che costeggia praticamente tutto un confine con l'Algeria, arriva fino quasi a Tantan, al Sahara occidentale, e poi si riversa nell'oceano. È stata una grande emozione ritornare nel deserto dopo quanti anni? Tanti, dall'ultima volta che siamo stati nel deserto del Sahara è stato nel 2018 con Mirtilla. Oh sì, ci eravamo tanto divertiti. Oggi usciamo dal deserto, inshallah. È stata un'esperienza abbastanza impegnativa. Sia per me, sia per Cristina, sia per Romeo soprattutto. Buon appetito! Buon appetito! Ciao! Il deserto non ti dà risposte, ti dà silenzio e nel silenzio qualche volta trovi le domande giuste.